Yo ragazzi e ben ritrovati, siete come sempre in compagnia di Marcus1590. Oggi un saluto particolare, diverso dal solito ma che calza a pennello per l'occasione. Infatti con questo video iniziamo una nuova avventura insieme, una campagna con gli Iliensi su Total War Rome 2 Rise of the Republic. Innanzitutto complimenti a tutti coloro che hanno indovinato il nome della fazione che avrei utilizzato, ma congratulazioni anche a chi si è avvicinato molto tirando in ballo Etruschi e Sanniti. Insieme agli Iliensi infatti questi due popoli sono quelli che maggiormente mi hanno incuriosito, senza nulla togliere a tutti gli altri ovviamente. Fra le 9 fazioni giocabili ho dunque scelto forse quella sulla carta meno blasonata, ma dopo tutto il richiamo della mia terra e delle genti che l'hanno abitata è stato davvero troppo forte. Questa prima puntata è esclusivamente di carattere introduttivo, il gameplay vero e proprio della campagna inizierà dal prossimo episodio. Oggi invece andremo a vedere chi sono gli Iliensi, come la Creative Assembly li ha rappresentati in gioco. Andremo dunque ad analizzare i tratti della fazione, il roster dell'unità, la situazione di partenza nella campagna di questo DLC, senza ovviamente trascurare l'aspetto storico, anche se non è mia intenzione entrare eccessivamente nel dettaglio in un video come questo. In questa maniera avrete tutti un quadro chiaro ed esaustivo di come siano gli Iliensi in gioco, potendo così avere un approccio maggiormente critico a quelle che saranno le mie scelte in partita. Ma non solo, tutto ciò vi permetterà anche di meglio immedesimarvi nel popolo che stiamo guidando, aumentando sensibilmente il divertimento e il coinvolgimento della campagna che andremo a giocare insieme. Bene, fatta questa doverosa premessa, partiamo con questo primo episodio di introduzione alla campagna con gli Iliensi su Rise of the Republic. E iniziamo ovviamente dai tratti della fazione. Come già visto nella puntata di Inside, gli Iliensi godranno di due particolari bonus. In primis, qualsiasi armata nemica invaderà i nostri territori verrà progressivamente indebolita da randomici attacchi da parte delle tribù locali. È un bonus che alcuni hanno considerato eccessivo, ma che secondo me ci sta, dato che va a simulare una ben precisa situazione storica. Mi riferisco alla testimonianza scritta di Diodoro Siculo, che ci racconta come gli Iliensi preferirono di gran lunga chiudersi nelle montuose aree dell'interno piuttosto che sottostare ad una dominazione straniera, nella fattispecie cartaginese. Ma soprattutto ci dice che nonostante i tentativi cartaginesi di penetrare nell'odierna Barbagia, i Sardi si preservarono liberi. Questo forse ci permette di presumere che gli Iliensi, maggiormente a loro agio in un terreno particolarmente aspro e ricco di boschi, siano stati in grado di arrestare la spinta cartaginese proprio facendo ricorso ad una tenace guerriglia. In realtà si potrebbero fare anche altre considerazioni su questo aspetto, ma come detto prima non intendo entrare eccessivamente nel dettaglio in un video come questo. Passiamo quindi al successivo bonus, tramite il quale ci è possibile organizzare periodicamente un torneo sardo, come lo definisce il gioco, che ci permetterà di ottenere diversi vantaggi. Anche questo tratto trova dei riscontri storici, mi riferisco ai giganti, o sarebbe meglio dire eroi di Monti Brama. Trattasi di statue alte più di 2 metri che rappresentano fondamentalmente dei combattenti. Ma su questo aspetto ci soffermeremo più tardi. Ora voglio portare la vostra attenzione alla necropoli sulla quale sorgevano queste statue, perché dagli studi e dai ritrovamenti fatti si è capito che non si tratta di una necropoli normale. Essa infatti non ospita i resti di gente comune, ma bensì di un gruppo ristretto di persone, un'elite. Per farla breve, si pensa che qui avesse luogo un tra virgolette torneo, probabilmente di carattere religioso, e quindi coloro che sono sepolti qui non sono altro che quei combattenti che in questi tra virgolette tornei hanno perso la vita. Dopo aver visto i tratti della fazione passiamo a quelli derivanti dalla cultura di appartenenza, ovvero tribù nuragica. Questo pacchetto cultura ci fornisce 2 ulteriori bonus. Il primo porta il nome di Esperti Esploratori. Tra parentesi, per portarmi un po' avanti col lavoro sto registrando parte di questo commento il 7 agosto, prima che esca il DLC in italiano. Questo vuol dire che questi termini li sto traducendo di mia iniziativa dall'inglese, ma nella versione definitiva in italiano potrebbero essere diversi. Quindi nel qual caso
notiate una discordanza fra i nomi che uso io e quelli che sono effettivamente presenti in gioco, sappiate che è per questo motivo. Dicevo, il bonus esperti esploratori aumenta ad ogni nostro personaggio, sia esso un agente o un comandante, le probabilità di scoprire agenti o armate nemiche nascoste. Un bonus sicuramente molto interessante in quanto soprattutto ai livelli di difficoltà più alti l'intelligenza artificiale utilizza in larga misura gli agenti per sabotare le nostre armate. L'altro bonus è catalogato sotto il nome di Difensori della Patria, inteso quindi dell'isola. Difatti, nella regione dove sorge la nostra capitale avremo la possibilità di reclutare un'unità in più rispetto agli altri territori. Entrambi questi bonus si inseriscono appieno nel contesto degli Iliensi, visti come popolo tra virgolette indomabile, difficile da conquistare, eccetera eccetera. Da quanto ho potuto vedere nel video pubblicato sul canale Total War, il capo della nostra fazione porta il nome di Sarachinu, un nome quantomeno curioso, che ricorda molto il termine italiano saraceno e che di fatti si riscontra in buon numero nei condagri di epoca medievale. A questo punto mi sono chiesto come mai sia stato inserito un nome simile in un contesto come quello del 400 a.C. Le mie personalissime ipotesi sono due: o ci hanno schiaffato il primo nome utile che hanno trovato con la scusa del magari era già in uso nell'antichità, ma sarebbe poco professionale, oppure, e secondo me è questa la pista giusta, il nome Sarachinu è un piccolo riferimento da parte degli sviluppatori alla teoria che vuole i sardi identificati negli Shardana, uno dei cosiddetti popoli del mare, che invasero le terre che si affacciavano sul Mediterraneo orientale sul finire dell'età del bronzo. E come mai mi sono fatto quest'idea? Perché so che i sostenitori di questa ipotesi sono divisi in due gruppi. Chi dice che gli Shardana fossero autoctoni della Sardegna o quantomeno del Mediterraneo occidentale e chi dice che provenissero invece dal Medio Oriente e nel Mediterraneo occidentale si siano stabiliti in un momento successivo. Seguendo quest'ultima via, a seguito di una breve ricerca ho scoperto come il nome proprio Sarachinu sia riportato in un'opera di uno studioso dei popoli del vicino Medio Oriente dell'età del bronzo, tale Daniel Henry High, vissuto, pensate un po', in epoca vittoriana. Ora, io non ho trovato una sola copia del suo testo in tutta Italia, il che mi fa pensare che da noi non sia molto conosciuto, ma probabilmente è un po' più gettonato in Inghilterra e guarda caso la Creative Assembly è inglese. Passiamo ora al roster dell'unità. Tutto sommato è un roster interessante, con moltissime unità adatte ad essere impiegate con tattiche di guerriglia. Anche esteticamente parlando il roster si presenta complessivamente bene. Sì, è vero, ci sono qua e là delle imprecisioni, alle volte anche notevoli, e non mancano le solite commercialate, come amo chiamarle io, fatte tanto per vendere di più, però francamente mi aspettavo di peggio. E invece noto con piacere una discreta ricostruzione dello scudo nuragico, oppure ottima la rappresentazione in gioco dell'elmo cosiddetto a bustina, provvisto oltretutto di corna. Bene anche le armature, perlomeno alcune di esse. Questa che stiamo vedendo per esempio è piuttosto fedele alle ricostruzioni realizzate ispirandosi ai bronzetti e alle statue di Montibrama. Giusto gli spallacci secondo me sono un po' esagerati, ma non stiamo ora a sindacare troppo, è pur sempre un videogioco. Poi, a testimonianza che con la questione Sarachinu probabilmente ci ho visto giusto, abbiamo diversi riferimenti agli Shardana. Qui Shardana, ma vabbè, sono sempre loro. Cosa invece non mi va giù di questo roster? In primis le falcate iberiche. Non ho la minima idea del perché alcune unità nuragiche abbiano le falcate iberiche, è un errore piuttosto grossolano secondo me. In secondo luogo, i pugilatori nuragici. Secondo me sono ad occhi e croce la più grande commercialata di questo DLC. Chi infatti può considerarsi immune dal fascino di un'unità che uccide i nemici sul campo di battaglia a suon di pugni, letteralmente. Peccato che in realtà questo genere di combattenti non era impiegato in battaglia. Inoltre non condivido la ricostruzione del guantone di questi pugilatori, con una sorta di tirapugni in borchie di bronzo che è stata ricavata dallo studio delle statue di Montibrama. Sono infatti un sostenitore della teoria elaborata da Alessandro Azzeni, che mi sembra molto convincente. Secondo Azzeni, il guantone dei cosiddetti pugilatori non sarebbe affatto munito di borchie, ma sarebbe solo uno strumento di difesa, e lo spuntone visibile sulla statua, qui interpretato come una delle borchie, sarebbe in realtà la sezione della lama di un pugnale ad elsa gammata, che si rincontra in
di molti bronzetti e persino il gioco, eccolo qui, infatti. Insomma, i pugilatori non sarebbero pugilatori ma delle specie di gladiatori che però non combattevano per il diletto del popolo, ma in circostanze particolari, presumo religiose, anche se su questo aspetto ho ancora molte cose da studiare e da approfondire. Ed eccoci all'ultima parte di questo capitolo introduttivo. Parliamo ora della campagna, andando soprattutto a definirne l'obiettivo finale. Per chi non lo sapesse, infatti, tempo fa spiegai quale sarebbe stato il futuro format delle mie campagne qui sul canale. Dato che non ho né il tempo né l'intenzione di portare avanti una serie per 40-50 episodi, io preferisco stabilire un obiettivo finale tutto mio, differente da quello del gioco, che mi permetta di registrare all'incirca una decina di episodi. Raggiunto questo obiettivo finale, chiuderò la serie qui sul canale. Mi riservo tuttavia la possibilità di scegliere se continuare o meno la campagna in privato, eventualmente realizzando un ultimo video che vi riassuma come si sia conclusa l'intera vicenda. Come visto nel video della rubrica Inside, inizialmente i nostri possedimenti si concentrano intorno ai due insediamenti di Nuraji e Nugoro, che sarà la nostra capitale. Condividiamo la nostra isola con i Balari, altro popolo nuragico della Sardegna che occupa le aree di Tatari e Terranova, mentre il resto della Sardegna sarà occupato dai cartaginesi, che controllano alcuni importantissimi insediamenti sulla costa. Parliamo di Caralis, Sulci, Cornus e Algarium. E dunque definiamo il nostro obiettivo finale, e definiamolo arrivandoci passo dopo passo. Il nostro primissimo compito deve essere ovviamente quello di ricacciare in mare i cartaginesi. Sarà indubbiamente molto difficile in quanto Cartagine è un'autentica potenza e per quanto i suoi territori siano ripartiti in aree differenti, la sua potente flotta le permetterà sicuramente dei collegamenti rapidi ed efficienti. Ritornando al contesto sardo, poi, come visto, Cartagine controlla 4 città, la sua presenza dunque è solida e la lotta apparentemente impari, ma in questo spero di ricevere supporto dai Balari, che sicuramente come noi non gradiscono molto la presenza punica. Nel qual caso riuscissimo a cacciare per davvero i cartaginesi, la situazione non sarebbe comunque del tutto risolta. Non nego infatti che il mio obiettivo è quello di impormi quale unico dominatore dell'isola, e questo non sarà possibile se, come credo, i Balari vorranno mantenere la propria autonomia. Dovremo dunque imporci su di loro, ma preferirei la diplomazia alla guerra. Integrare i Balari in una confederazione nuragica o portarli nella nostra orbita rendendoli uno stato cliente deve essere il nostro secondo decisivo step. A questo punto ci troviamo di fronte ad un bivio. O sfruttare la vicinanza della Corsica per consolidare la nostra presenza sul Mar Tirreno, potendo così poi puntare alle potenti città-stato dell'Etruria, oppure approfittare della nostra inimicizia con Cartagine per stabilire una testa di ponte in Sicilia, per poi puntare ad inserirci nei ricchi traffici della Magna Grecia, in un certo senso riannodando i fili con il nostro passato mitologico. Mi riferisco ovviamente al mito greco che vuole gli Iliensi come discendenti di Iolao, nipote ed auriga di Eracle. Bene, siamo arrivati alla fine di questo capitolo introduttivo della nostra nuova avventura con gli Iliensi. Prima di salutarvi ci tenevo a dirvi che ciò che ho descritto in merito all'obiettivo finale della campagna è in realtà solo uno dei possibili scenari. Non è assolutamente detto che andrà così, dipenderà molto dagli sviluppi della campagna, da ciò che decideranno di fare i nostri vicini, che irrimediabilmente coinvolgerà anche noi e di conseguenza influenzerà le nostre scelte. Spero che questo episodio introduttivo abbia solleticato il vostro appetito per questa campagna. Io come sempre vi ringrazio per essere passati e ci rivediamo prossimamente con il primo capitolo vero e proprio della campagna.